Bentornate e bentornati nell'officina del backgammon. Nello scorso video abbiamo visto le 5 aperture standard, ricordate? 3-1, 4-2, 6-1, 5-3 e 6-5. Oggi completiamo la panoramica delle aperture e vediamo tutte le altre, ovvero quelle che ci danno più opzioni di movimento, anche se, a meno di considerazioni tattiche particolari come il punteggio nel match, il range è piuttosto ristretto. Iniziamo. Iniziamo dalle aperture con il 6, 6-2, 6-3 e 6-4. Nessuna di queste combinazioni ci permette di conquistare una punta, perciò usiamo il 6 per far avanzare un corridore sulla punta 18, mentre con l'altro dado portiamo giù una pedina dalla punta 13 alla punta 11 se apertura 6-2, sulla punta 10 se apertura 6-3 o sulla 9 se apertura 6-4. Questo è ciò che viene chiamato split and down. Split, ovvero separare i corridori per aumentare le probabilità di costruire un'ancora al prossimo tiro. Down, far scendere una pedina dal midpoint, un costruttore utile a sviluppare rapidamente il prime. Aumentare la flessibilità ad inizio partita è vitale. Quindi alleggeriamo il pesante midpoint liberando una nuova pedina, così da massimizzare la possibilità di conquistare nuove punte in attacco al tiro successivo. La flessibilità è un concetto molto importante. Tante pedine sulla stessa punta non sono di aiuto perché limitano le combinazioni utili ad occupare nuove punte. Al contrario, una distribuzione flessibile con 3 pedine per punta e 1-2 pedine nel nostro settore esterno aumenta le chance di combinare qualcosa di buono al tiro successivo, ma anche più rischi di essere colpiti. Sta a noi di volta in volta saper valutare e bilanciare il fattore flessibilità-rischio. Come regola generale, ad inizio partita è corretto prendersi qualche rischio in più, le difese sono nulle e a parte la perdita di pips, venir colpiti non fa paura. Una possibile alternativa è quella di utilizzare l'intero tiro per lanciare in avanti un corridore, con l'apertura 6-2, con apertura 6-3 e con apertura 6-4. Personalmente preferisco lo split and down perché attiva sia l'attacco che la difesa. Infine, con 6-4 esiste un'altra alternativa da prendere in considerazione, quella di conquistare la punta 2. Come abbiamo visto in un precedente video, è una punta di scarso valore perché è molto profonda, che difficilmente ci permetterà di sviluppare un prime. Resta però una valida alternativa quando siamo in svantaggio nel punteggio e abbiamo la necessità di vincere un gammon, impostando con questa mossa la partita sul blitz. Ora vediamo le aperture con il 5, 5-1, 5-2 e 5-4. Anche qui seguiamo la logica dello split and down. Con il 5 alleggeriamo il midpoint, spostando una pedina sulla punta 8, mentre con il numero più basso splittiamo i corridori, con l'apertura 5-1, 5-2 o 5-4, così da massimizzare la possibilità di costruire un'ancora al prossimo tiro. L'alternativa segue la logica del cosiddetto two-man down, ovvero far scendere 2 costruttori dal midpoint in posizione d'attacco, con l'apertura 5-4 o con l'apertura 5-2. In questo caso abbiamo più munizioni per il prime e per il blitz. Il two-man down è la variante aggressiva della split and down. Aumenta la flessibilità ma ci espone a diversi tiri dell'avversario e non splitta i corridori. Per sintetizzare, potremmo dire che l'opzione two man down viene utilizzata quando si è indietro nel match ed è importante vincere un gammon, mentre chi è in vantaggio sceglie la split and down. Il suo obiettivo è ancorarsi il prima possibile per non subire un gammon e splittare i corridori lo avvicina al suo intento. Con 4-3 splittiamo i corridori e attiviamo un costruttore. Split and down, ormai l'avete capito. Possiamo fare sia questa che quest'altra.
Quest'ultima è preferibile in quanto il costruttore sulla punta 9 aumenta leggermente le probabilità di conquistare una punta in casa al prossimo tiro. Infine, la variante aggressiva è la Two Man Down, giocata per le stesse motivazioni viste prima: vincere un gammon. Con l'apertura 3-2 seguiamo la stessa logica: split and down. Splittiamo i corridori con il 3 e alleggeriamo il midpoint con il 2. Questa apertura è migliore di quest'altra, perché tenta di costruire un'ancora sulla punta 21 che è più forte della 22. Quindi con 3-2 muoviamo 24-21, 13-11. Anche qui, se siamo indietro nel match, possiamo giocare l'alternativa aggressiva. Two man down, 2 costruttori lanciati all'attacco. Infine, le aperture con l'1, 5-1, 4-1 e 2-1. Generalmente l'1 viene utilizzato per splittare i corridori, mentre l'altro dado lo usiamo per alleggerire il midpoint. Vediamo come. Con l'1 splittiamo i corridori e col 5 avanziamo sulla punta 8. Anche qui splittiamo i corridori con l'1 e attiviamo un importante costruttore dal midpoint sulla punta 9. L'apertura 2-1 invece ci pone davanti a 2 opzioni di uguale valore. La prima, quella più prudente, consiste nel splittare i corridori con l'1 e usare il 2 per far scendere una pedina dal midpoint. Facile facile. L'alternativa più rischiosa ma anche più costruttiva consiste nell'usare l'1 per tentare di occupare la punta 5 al prossimo tiro. Così, se non venissimo colpiti, ci troveremmo in una situazione di grande vantaggio per occupare la punta più importante del gioco, grazie anche alla pedina sulla punta 11, pronta a saltare con un 6 sul golden point. Se invece venissimo colpiti, non è un dramma. La partita si farà solo più lunga e complicata. A voi la scelta. Questa è l'essenza del backgammon, un mix di ragionamento, coraggio e fortuna che rende ogni partita unica e ricca di colpi di scena. Ora è tempo di salutarci. Nel prossimo video vedremo come rispondere a tono alle aperture dell'avversario.